Buongiorno a tutti, eccoci qui col vincitore dell'Online Tournament Series, l'onorevole Bao. Vuoi raccontarci un po' com'è stato il torneo? Allora, il torneo è andato in generale molto bene. In Svizzera erano, se non sbaglio, 6 turni, 44 persone. Ho fatto 5-1, quindi le ho vinte tutte tranne un Chaos Warrior, che tra l'altro è lo stesso ragazzo che mi aveva battuto nel torneo in cui avevo vinto con Guardiano. E chiaramente il mazzo soffre un pochino gli Aggro Warrior, adesso vi farò vedere anche perché ci sono certe scelte che sono in base al meta comunque. Però a parte questa piccola sconfitta comunque ho beccato un altro Warrior, dopo l'ho battuto e in top è andata ancora meglio e niente, vi faccio vedere comunque le scelte del mazzo adesso che lo illustro. Va bene, passiamo alla deck profile. Ok, allora vabbè, partiamo dalle staple. 3 draghi del tuono, questo è un mazzo caos, serpente sinistro, quindi niente da dire su queste. 2 maghi della fede perché sono forti, mi servono i light, poi gioco i peschini, quindi posso sempre abusare delle magie visto che coi peschini salgono più facilmente. 2 maschere dell'oscurità perché il mazzo gioca un sacco di trappole e penso che sia un flip stra sottovalutato. Ha delle ottime statistiche, passa sotto a Messaggero di Pace, ha livello limitato a B, permette di riciclare Dust Shoot Solenni, Jar of Grid, quindi secondo me è straforte. 3 Decoichi, altra carta straforte. Diciamo che la logica del mazzo in generale è un Chaos Turbo basato per vincere il Mirror Match, visto che comunque è il mazzo più popolare. A questo scopo voglio avere più carte possibili per vedere le carte più forti, cioè la Trinity per lo più, prima del mio avversario. E una volta che io vedo la Trinity e vado sopra di carte, mantengo questo vantaggio con Dust Shoot e Solenni. Per questo motivo gioco comunque carte che riciclano Solenni, riciclano Peschini, perché comunque Maschera può andarmi anche a riprendere Jar of Grid, ed Ecoichi è un peschino molto forte che comunque diventa anche un bittone fortissimo, quindi questo è il motivo. Sangan, vabbè, niente da dire. Mono Tsukuyomi perché è tutto labile di Sangan, secondo me è straforte. Può levare Kiko, può levare Blade Knight, può levare Breaker, Tribe, facendo +1. Riciclarmi le maschere, che a late game è qualcosa di devastante. Mono per me è perfetta, me la vado tutorare con Sangan se mi serve, altrimenti comunque Mono non fa briccare più di tanto. Breaker, vabbè, è un'auto a troppe cose, essendo un 1009. Come stavo dicendo, non gioco né Tempesta né Tifone, perché comunque giocando già 3 Regeki Break e Breaker, e avendo anche le maschere per riciclare comunque le Break, contro magie trappole fastidiose sono già abbastanza parato. Tempesta in più è una carta che, come spiegavo nel video di Guardiano, sempre più spesso secondo me contro Chaos Turbo in particolare non è così forte, in quanto è tutto chainabile, girano un sacco di Regeki Break, qualcuno addirittura Jar of Grid come me, quindi preferisco limitare queste carte qua che comunque si spaccano uno ma non vanno ad aiutare il motore del mazzo, e sfruttare le Regeki Break e Breaker per levare le cose che devo levare. Mono Kiko perché comunque giocando tutti questi peschini e i solenni gioco pochissimi mostri e quindi voglio avere qualcuno con delle stats buone per chiudere a late game oltre ai mostri caos. E poi, come dicevo anche nel video di Guardiano, secondo me Mono è proprio perfetto perché sa la late game, e è una carta che io non voglio vedere nei primi turni, in quanto se comincia a picchiare Decoichi, a picchiare Spia, a picchiare Flip, nel giro di qualche turno trovano l'out e Kiko di fatto non ha fatto niente, mentre late game comunque rimuove mostri ed è difficile che abbia out e blocca davvero i caos che si ritrova in mano. BLS 2 sorci, boh, nulla da dire. Non gioco il terzo perché ho tutti sti peschini solenni, bricca solo, non ce n'è bisogno. 2 upstart perché fanno girare bene il mazzo, e come dicevo prima io voglio vedere subito la Trinity, salire sopra di carte e poi bloccare le giocate, quindi massimizzo i peschini. Snatch molti lo stanno levando, ma secondo me va giocato perché comunque rimane un +1 e poi con i solenni te lo puoi sempre parare. Vabbè, Pot of Grid, niente da dire. 2 nobiluomini standard, carità, duo, tutto ok. 2 book. In realtà dopo andrò a dire qualche cambio che farei, perché io quando ho dato la lista comunque non avevo ancora finito al 100% di testarla
e quindi dopo comunque il torneo ho avuto ancora modo di provarle in altre versioni, ho fatto un paio di cambi e tra questi ci sarà un book in meno, ma lo spiegherò alla fine. Per ora, per questo torneo qua comunque ne ho giocati 2, non sono stati malissimo, ma è una carta che abbasserei a 1 perché bricca tanto e tanto ormai Metamorfosi non la gioca quasi più nessuno, quindi è buona solo contro Ter per lo più e non è così fondamentale. Card Destruction, nonostante non gioco in Night Assailant, perché comunque ti mette troppo a posto le mani, alla fine Chaos Turbo è un mazzo che gioca bene quando si leva i Thunder Dragon dalla mano, perché Thunder Dragon è un +1, però di fatto se ti rimane in mano così sono 2 carte morte, cioè 2 carte morte, in realtà 1 perché con una ti vai a tutorare 2, però stai di fatto giocando sempre sotto di una carta, quindi devi trovare il più in fretta possibile il modo di levartele con Carità e Card Destruction in modo da concretizzare quella serciata e niente, quindi secondo me va giocata lo stesso, anche se poi Mirror Match non è così forte. Vabbè, 3 solenni, perché quando vado sopra di carte poi tiro un mostro caos, c'è solenne dietro, è partita vinta. 2 Dust Shoot perché insieme a solenne fa un briccare, 2 Rage e Key Break perché non gioco gli assalitori, quindi secondo me ne bastano 2, perché poi 3 senza assalitori diventano un brick. Ring è un'auta troppe cose, 3 Jar of Grid per velocizzare il tutto. Ok, grazie. Passiamo alla side. Allora, di side la terza Dust Shoot perché quando vado primo contro i mazzi che tengono 4 più carte in mano è troppo forte. 2 Scudo Magico tipo 8 perché li avevo messi pensando di counterare per lo più appunto Mind Control, poi alla fine in realtà mi sono reso conto che li ho sidati veramente poco, perché comunque andavo a mettere anche le spie di side che adesso spiegherò, quindi non sono così fondamentali come pensavo, infatti è una carta che dopo andrò a spiegare che sono andato a levare. 3 Sakuretsu e Mirror Force perché contro mazzi aggro comunque servono, e come avete visto io non gioco di main le spie e infatti questo è il motivo per cui patisco abbastanza il mazzo aggro però diciamo che io preferisco così in quanto per avere magari 2 spie di main che se le vedo contro aggro sono forti, ma se non le vedo non mi risolvono così tanto il matchup, o magari le vedo si beccano un Nobleman. Preferisco avere un mazzo più coerente, più forte in generale contro Turbo, visto che comunque spia contro Mirror Match di Turbo non è così forte, e andare a risolvere quel matchup contro aggro con la side, che comunque aggro diciamo che sicuramente non è portato quanto Turbo a un evento, quindi ne si beccano meno. Per questo motivo ho preferito mettere tutte le carte buone contro aggro di side e avere un main focalizzato al 90% per Turbo. Vabbè, Tifone perché non lo gioco di main, e anche Tempesta. 2 Mind Control per i mazzi Turbo o comunque God Control, o mazzi che hanno dei flip che posso rubare che sono forti. Mobius perché è un auto in più a decreto e in più può essere forte contro burn o simili. E le 3 spie che andavo a spiegare prima vado a mettere contro aggro, ma poi in realtà mi sono ritrovato a metterle al posto dei Dekoichi appunto per counterare Mind Control. È vero che molto spesso se ti fanno Mind Control su spia, se un Mirror Match di Turbo vanno loro a portare la loro spia, però secondo me va bene lo stesso perché poi la tua spia la metti in difesa quando ti ritorna e c'hai comunque un muro che ti permette di installare e farti salire le carte, piuttosto che dargli un Dekoichi che si pescano una e ti ritorna un 1400 che comunque si può pestare abbastanza facilmente. Allora volevo un attimo discutere dei cambi che avrei fatto dopo il torneo, nonostante comunque il torneo sia andato alla grande avendo vinto, però come ho detto prima ho dato la lista che non avevo ancora finito di testare e poi ho continuato a testare con amici online e mi sono reso conto che secondo me ora come ora è meglio al posto di una Dekoichi e un book mettere una Break e un Night Assailant perché non giocando Tifone Tempesta secondo me la terza break può servire e comunque book come dicevo prima non è più così fondamentale alla fine se serve per counterare Ter posso counterarlo anche con break. Night Assailant secondo me anche mono va bene, tanto la loop non è che devi farla sempre, quella con doppio Night Assailant, quindi uno va bene, non bricca. Mi spiace un sacco levare una Dekoichi perché comunque vai a togliere stabilità al mazzo, però oggettivamente non saprei cos'altro levare. Jar of Grid e Upstart li lascerei sempre,
proprio per risolvere secondo me il problema principale del mazzo Chaos, ovvero doversi levare le carte come Thunder Dragon e Serpente Sinistro dalla mano, o meglio levarsele pescando, così da buttarsi tutto al cimitero e poi una volta sopra concretizzare quel vantaggio con i Solani Dustshoot. E invece di side andrei a mettere al posto di una Sakuretsu Xinzenu, che secondo me è una carta sottovalutata e sono un po' dell'idea che presto diventerà più giocata e sicuramente io la giocherò di più, perché comunque soprattutto in questo mazzo qua, non potendomi permettere il decreto reale, giocando tutte queste trappole risolve un po' il problema, non essendo proprio un decreto reale, però comunque è diciamo un +1 sulle spell trap dell'oppo, e poi con i solenni me lo posso parare molto bene. In più una giocata che non molti sanno è che anche se il tuo avversario setta solo una magia trappola, tu puoi attivarla, targettare una tua Jar of Greed o una tua Raigeki Black, incatenare la carta che targetti e la carta dell'avversario rimane comunque loccata, quindi non è necessario, cioè anche se una delle due carte è incatenate l'altra rimane bloccata, quindi con questo trucco qua, giocando 3 Jar of Greed, puoi anche soltanto bloccare una per risolvere la situazione in cui il tuo avversario setta soltanto uno. E gli scudi tipo 8 anche li andrei a levare, perché come ho detto alla fine mi è bastato dare le spie per counterare Mind Control, anche perché Mind Control su Mask of Darkness non è così risolutivo, in quanto molte volte attivano Mind Control nei primi turni, e se si prendono Mask of Darkness non hanno una trappola da riciclare. E andrei a metterci Spirito Mietitore per migliorare il match contro aggro, e Disturbo Magico perché comunque insieme ai solenni può essere una carta in più che ti aiuta contro mazzi come Reasoning, Library, FTK e vari. Questa è anche molto buona se ci fanno Mind Control, però è più forte spia secondo me, perché comunque soprattutto contro aggro Spirito Mietitore lo si può levare con le DDD, con forza esiliata, mentre spia comunque se porta un'altra spia usare le DDD o esiliata dopo che ha risolto è un -1 per l'avversario di fatto. Niente, questi sono i cambi che farei. Vorrei ringraziare Online Tournament Series per aver ostato il torneo, è una pagina che è nata da poco, quindi comunque spero che crescano bene, anche considerato che hanno comunque giaggiato benissimo l'evento, sono tutti simpatici, li ringrazio ancora per l'evento, li saluto e vi dico anche che dovrebbe uscire un video sul loro canale dove spiegherò meglio, insieme a Mistaman che è arrivato quarto, le scelte che abbiamo fatto sui rispettivi deck, e per questo motivo poi spero che metteranno il link in descrizione a quell'altro video quando uscirà, così potete andare a vedere anche quello se avrete altre domande sul mazzo. E niente, ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi della gang di Asti, quindi Riccardo Cantarella, Bananakin, Cavo, Paul, Mop e tutti gli altri che adesso mi sfuggono, e poi ci tengo a fare un ringraziamento speciale a Nice Boy e Denano, che Denano comunque è il ragazzo che per primo ha cominciato a giocare le Jar of Greed. Io avevo cominciato a pensare di giocarle, però prima di conoscerlo sentivo tutti dire no, è un'idea del cavolo, è un'idea stupida, non ha senso, e poi vedere comunque lui che le giocava mi ha convinto che fossero la scelta giusta, e Nice Boy per avermi aiutato comunque per tutte le giocate giuste, nel senso a imparare a usare il mazzo e anche certe scelte del deck a testare. Senza di loro non sarei così abile a giocare questo mazzo sicuramente. E niente. Outro!